Andiamo a vedere nella grafica tutti gli ingredienti e poi allacciate il grembiule e mani in pasta. Per questa ricetta avremo bisogno di 600 g di farina 00, 200 g di affettati misti tra pancetta, salame dolce e salame piccante o quello che preferite, 3-4 uova sode e poi andremo a vedere la differenza con il casatiello, un tuorlo, un uovo nero, circa 20 g di sale, un cucchiaino raso di zucchero, 100 g di provola, 200 g di che può essere sostituito con il burro, una bustina di lievito di birra e poi 300 ml di latte a temperatura ambiente o leggermente. Sciogliete il lievito nel latte tiepido e aggiungete lo zucchero. Fatta questa operazione andiamo ad aggiungere un po' di farina e avviamo la nostra planetaria. Aggiungete la farina di volta in volta, uniamo un uovo intero e riprendiamo la lavorazione. Inserite lo strutto ammorbidito e continuate a lavorare sino a quando il composto non sarà perfettamente incordato. Dopo circa 10 minuti dall'inizio della lavorazione inseriamo anche il sale. Trasferite ora l'impasto su un piano da lavoro precedentemente infarinato, diamo qualche piega. E lasciamo che il nostro impasto riposi e raddoppi di volume. Abbiate cura di coprirlo con una pellicola. Quando vi ho presentato il tortano vi ho detto che è un parente stretto del casatiello, quindi in realtà in cosa differiscono? Semplicemente nell'utilizzo delle uova. Le uova non andranno a costituire la guarnizione come abbiamo visto nel casatiello, ma andranno nella farcitura del tortano stesso. Una volta trascorso il tempo necessario per il raddoppio, ci spostiamo sul piano di lavoro, infariniamo, stendiamo per bene il panetto cercando di ottenere una superficie piuttosto regolare e rettangolare. Con il misto dei salumi, completiamo con il formaggio ed infine, al contrario di quanto accadeva per il casatiello, andiamo ad inserire le uova lesse direttamente all'interno. Questo è ciò che essenzialmente fa la differenza tra il tortano e il casatiello. I consigli e la ricetta che vi sto indicando sono stati tratti da un libro dello chef Antonino Canavacciuolo. Essenzialmente è riportata la ricetta del casatiello, ma facendo una piccola indagine mi sono andata ad informare e ho scoperto qual è la differenza fra l'uno e l'altro. Andiamo a chiudere adesso sul lato lungo. Una sorta di salsiccione. Prendiamo uno stampo per ciambelle, lo oliamo. Fatta questa operazione, ponetelo nuovamente a lievitare. Per rendere la superficie del tortano più lucida, lo spennelliamo con del tuorlo d'uovo. E fate lievitare nuovamente sino al raddoppio. Una volta trascorso il tempo necessario per la lievitazione, andiamo in cottura dopo aver preriscaldato il forno a 170-180 gradi circa e cuoceremo per 30-40 minuti sino ad ora dura. Ed ecco qui il nostro tortano. Abbiamo già ripetuto tante volte che è un parente molto stretto del casatiello. L'unica differenza, come avete potuto notare, è che le uova sono state inserite all'interno del condimento e non sono state poste sulla superficie esterna. Il casatiello è un po' più coreografico, questo si presenta in una veste un po' più povera. Se questa ricetta vi è piaciuta, come sempre vi invito a lasciare un like e un commento per esprimere il vostro gradimento e, cosa più importante, iscrivetevi al canale. Io vi aspetto sempre qui con la prossima ricetta. Ciao!